In passato abbiamo già trattato tante musiche che provenivano dall'antichità. Nel blog abbiamo anche dei filmati inerenti alla musica egizia con annesse parti tecniche inerenti agli strumenti, e oggi parliamo di qualcosa che arriva ancora prima. Parliamo degli antichi Sumeri, parliamo dell'epopea di Gilgamesh, parliamo di quella musica sacra, tra virgolette, che poi è stata portata anche nella cultura degli Assiri e poi è arrivata anche nell'antico Egitto, e grazie ad Alessandro Magno poi ha girato un po' tutta Europa fino all'Asia, fino all'India. La musica sumera è una musica prettamente religiosa perché chiaramente, come tutte le musiche del passato, delle civiltà passate, si basa su dei capisaldi legati proprio alla religione, alla venerazione degli dei. La civiltà sumera è iniziata già dal 4000 a.C. Pensate che dal punto di vista storico si parla della civiltà sumera come la prima civiltà, però la situazione strana che metteva anche in luce Mauro Biglino nelle sue argomentazioni era secondo me molto interessante, perché com'è possibile che una civiltà all'improvviso dal 4000 a.C. scopre subito in automatico, proprio appena viene posta in essere, la scrittura, lo studio delle stelle, la conoscenza astronomica appunto, e anche tutto quello che riguarda la tematica musicale? È una cosa di per sé molto strana. E gli antichi Sumeri, nell'epopea appunto di Gilgamesh, che era questo semidio che non si è capito se fosse un personaggio inventato oppure se fosse esistito veramente e magari avesse avuto delle connotazioni tra apici particolari, quasi non so, extraterrestri oppure provenienti da un altro pianeta con poteri particolari, oppure se fosse un ibrido tra culture della Terra o extraterrestri, oppure fosse un uomo vero e proprio dotato magari di grande carisma. Questo non lo possiamo sapere perché nei testi storici non viene detto. Si canta l'epopea di Gilgamesh nella musica sacra sumera, come viene fuori da tante raffigurazioni, da tante tavolette cuneiformi che ancora ad oggi sono visibili nei principali musei del mondo che trattano appunto la tematica dei Sumeri. C'è una teoria base che parla del fatto che prima dei Sumeri, addirittura 3000 anni prima, quindi nel 7000 a.C., ci fosse stata un'altra cultura molto importante che viene bypassata a pie pari dalla storiografia moderna, che era una civiltà che nasceva tra l'India e l'attuale Iran, che poi si disperse in tante altre zone e andò a creare in parte quella che era la cultura sumera. Io vi presento questo strumento oggi perché noi chiaramente parliamo di musica legata alla storia, ma tendenzialmente parliamo di musica. Questo è un rifacimento, guardando le antiche iscrizioni sumere, di un strumento a corda. Lo strumento base che veniva utilizzato era la lira sumera, che era una lira, si dice addirittura fatta in argento, pensate un po', in argento massiccio, che aveva delle corde attaccate con la quale si andavano a suonare determinate nenie, determinate ballate, se mi passate il termine, anche se all'epoca ancora il termine ballads non era proprio in auge. E cosa importante, oltre allo strumento a corde che era appunto la lira in argento, c'erano altri strumenti a corda, delle piccole liuterie, che queste procederanno nella loro vita in diversi modi, ovvero una corda, due corde, tre corde. Io ne ho ricreata una a due corde utilizzando una parte di una zucca, una pelle di capra e chiaramente delle corde che non sono in budello perché sono difficilmente reperibili, addirittura bisognerebbe quasi costruirle, perché quella tematica di corde che si usava dal 4000 a.C. fino al 1000 d.C. erano produzioni che venivano direttamente dalle macellerie, venivano presi questi budelli, venivano fatti essiccare e tirati in modo tale da creare quei liuti che poi sono andati in auge fino al 700, all'800, prima appunto della rivoluzione industriale, quando poi si creò una costruzione industriale anche delle corde, degli strumenti musicali che andavano a comporre quella che era l'orchestra romantica, l'orchestra standard che vediamo ancora oggi nei teatri.
Questo è un liuto vero e proprio, il nome non lo sappiamo perché non ci arriva strumento musicale nelle traduzioni, ma non si va a spiegare il nome di questo strumento. Due meccaniche anziché tre, c'era la variante sumera anche ad una sola meccanica, abbiamo trovato anche una foto, e il suono è pressappoco questo che andremo ad armonizzare in maniera moderna perché chiaramente non abbiamo fonti scritte e chiaramente sonore di quella che poteva essere poi la cultura appunto musicale sumera del 4000 a.C.